Internet non dimentica mai. Ogni account che crei, ogni email che usi, ogni indirizzo IP da cui ti colleghi lascia una scia, una briciola di pane digitale che aspetta solo di essere raccolta. E se ti dicessi che esiste un unico centro di comando capace di seguire quelle tracce in tempo reale? Oggi entriamo nel mondo di Intel Trace. Non è il solito script, ma un vero e proprio toolkit di OSINT Automation che trasforma dati grezzi in intelligence pura. Dalle profondità del dark web alla geolocalizzazione dei nodi di rete. Intel Trace mette nelle tue mani un potere investigativo che fino a ieri era riservato agli esperti di cybersecurity. In questo video vedremo come installarlo, come configurarlo e soprattutto come usarlo per scovare ciò che molti pensano sia nascosto. Isolate la rete e scaldate il terminale. Bene ragazzi, e come diciamo sempre di Gino, ogni qualvolta si avvia la macchina Kali bisogna aggiornare i pacchetti, perché Kali ragazzi sforna aggiornamenti ogni giorno. Con un bel sudo apt update e upgrade diamo un invio e installeremo i nostri pacchetti. E mentre Kali aggiorna, per far girare Intel Trace non basta un semplice doppio clic, dobbiamo preparare un'infrastruttura locale solida. Il cuore di questo toolkit è basato su Python per la logica e Mongo Database come motore di persistenza dei dati. Quindi sostanzialmente noi andremo in prima battuta a scaricare il nostro git clone, andremo a gestire le nostre dipendenze e poi andremo a setuppare il nostro Mongo Database. Una volta terminato, come abbiamo già detto, per prima cosa eseguiamo quindi il pulling del codice sorgente direttamente dalla repository ufficiale di Gotham Darkside tramite il nostro git. Diamo un invio. Dopodiché entriamo nella cartella con un cd Intel Trace, diamo un invio. All'interno della nostra cartella diamo il comando python 3-m venv. Questo perché con questo comando stiamo creando una directory venv che conterrà il nostro Python pulito senza andare ad intaccare i nostri file di sistema. Lui creerà l'ambiente virtuale e con il comando source venv/bin activate attiviamo il nostro ambiente virtuale. E come vedete dal terminale a sinistra si creerà la dicitura VNV. Ora all'interno del nostro ambiente virtuale non faremo altro che istruire il nostro gestore di pacchetti Python a risolvere e installare tutte le nostre dipendenze elencate nel file di configurazione. Tecnicamente, in parole povere, stiamo preparando il tool affinché non vada in crash durante la fase di esecuzione e lui ci creerà le nostre dipendenze. Puliamo il terminale con il comando clear. Dopo aver installato le nostre dipendenze dobbiamo andare ad installare il nostro Mongo Database. Apriamo un altro terminale e ci scriviamo esattamente questo codice e non faremo altro che importare la chiave crittografica per verificare l'integrità dei pacchetti che andremo comunque a scaricare. Con questo comando invece andiamo ad aggiungere la repository, ma non vi preoccupate se stiamo utilizzando comunque la repository di Ubuntu Gemmi perché è più compatibile con l'architettura di Kali in gergo, quindi Debian. E poi andremo a fare un bel update e quindi una bella installazione. Bene, lui sta scaricando, sta lavorando e dopodiché installerà e finalizzerà l'installazione del Mongo Database. Dopodiché ragazzi non faremo altro che startare il nostro database e dare poi un bel avvio. Ora che il nostro database è attivo ed è in ascolto, abbiamo appena configurato il backend per Intel Trace. Ora che il nostro database è attivo, siamo pronti per dare il comando finale all'interno del nostro venv. Il programma che noi dobbiamo utilizzare è il run.sh, quello marchiato in verde. È bene dare i permessi elevati per il setup.sh e il run.sh. Con il comando chmod +x setup.sh run.sh diamo un invio e diamo i permessi elevati. E poi andiamo con un /run.sh. Bene, ora fermiamoci un attimo. Questo è uno script di automazione che si occupa di verificare l'ambiente e lanciare il framework con i parametri corretti. Quindi, come potete vedere, in running abbiamo il 127.001 sulla porta 5000. Questo ragazzi, così com'è, lo copiamo, apriamo il nostro browser, lo incolliamo e gli diamo un bel invio. E come potete vedere, siamo all'interno del nostro motore grafico di Intel Trace. Non vi spaventate ragazzi,
Questo tool è un tool per una ricognizione investigativa OSINT a tutti gli effetti. Ok ragazzi, ora un attimo solo prima di procedere con la nostra analisi. Abbiamo installato prima il Mongo Database. Bene, il Mongo Database serve per le funzioni di ricerche avanzate e per gestire mole di dati enormi senza rallentare comunque i processi o sovraccaricare la macchina. Al momento noi invece quello che faremo non è utilizzare il Mongo Database, ma utilizzare un semplice file JSON per quanto riguarda i report che ci estrarrà Intel Trace. Nel GitHub ragazzi ci sarà la dicitura che è consigliata l'installazione del Mongo Database, ma non è obbligatoria, però io vi consiglio di installarla qualora magari per i ricercatori OSINT che lo fanno a livello professionale utilizzano delle chiavi API su tool esterni che vengono integrati direttamente con Intel Trace. Bene, prima di rilanciare il comando per il nostro motore grafico di Intel Trace, precisiamo una cosa, che molti potrebbero saltare questo passaggio, ma è fondamentale. Intel Trace può interfacciarsi direttamente con un proxy Tor locale, e se non installiamo e avviamo il servizio Tor sulla nostra macchina, il tool non potrà mascherare le query OSINT, rendendo quindi la nostra investigazione rintracciabile da alcuni server target. Quindi usciamo direttamente dal nostro Intel Trace, apriamo un altro terminale e ci scriviamo sudo apt install tor, diamo un invio, inseriamo la password e lui scaricherà il nostro pacchetto Tor. Bene, io ce l'ho già installato. Una volta installato il nostro pacchetto Tor non dovremo fare altro che avviarlo. Con il comando sudo systemctl start tor avviamo il servizio Tor e quindi Intel Trace può instradare tutto il traffico attraverso i nodi Onion. Questo ragazzi si usa per una dark investigation. Assicuriamoci che Tor giri sulla porta corretta, quindi sulla 9050. Vediamo che la nostra porta è in listening mode, quindi è attiva e sta in ascolto. Da questo momento ogni richiesta che Intel Trace invierà al web passerà attraverso 3 nodi di crittografia casuali. Bene, arrivati qui rilanciamo il comando /run/sh e diamo un invio. Ritorniamo nel motore grafico, vi porto un attimo a vedere un po' la dashboard come funziona. In alto a sinistra abbiamo ovviamente il nostro Hacker Console OSINT Scanner, quindi questa non è altro che una grafica stile Matrix. Dove c'è IP address abbiamo un menu a tendina, quindi se noi clicchiamo il menu a tendina possiamo fare delle ricerche in base all'IP address, alle mail, al numero di telefono e username. Al DDoS arriveremo dopo. A destra abbiamo il target, quindi qui ci dobbiamo scrivere quello che noi vogliamo ricercare. Spostandoci a sinistra abbiamo la dashboard, quindi se noi clicchiamo su dashboard ci dirà esattamente quanti casi abbiamo eseguito su ogni singolo pacchetto nel menu a tendina. E poi abbiamo i reports. I reports non è altro che una volta effettuata la scansione lui ci genererà un report e oltre a salvarlo all'interno della sua stessa cartella di Intel Trace in formato JSON e PDF, lo riporterà anche a livello grafico perché ha un piccolo database all'interno. Questo per quanto riguarda le ricerche semplici senza chiavi API. Se invece andiamo ad installare le chiavi API, quindi con Shodan, VirusTotal, IP News eccetera, servirà quindi il Mongo Database, quello che noi abbiamo installato in precedenza. E poi scendiamo sotto e in disparte abbiamo il DDoS. Il DDoS ragazzi non è altro che uno stress test che fa questo tool sulla mia macchina. Quindi che cosa succede? Cerco di dossare la mia macchina affinché risponda bene. L'IP lo possiamo cambiare, però come ci dice qua questo programma è destinato a funzionare solo ed esclusivamente all'interno della rete locale, quindi sul 127.0.0.1. Se la macchina risponde bene, lui ci genererà un report dicendo che lo stress test è andato bene. Se invece
la macchina è già in sovraccarico e noi la stressiamo, quindi inviamo migliaia di pacchetti al secondo, perché questo è tecnicamente un attacco DOS su se stessi, la macchina crasha e quindi automaticamente o si riavvia o si impalla. E poi in basso a sinistra abbiamo il setting. Il setting noi ora non possiamo accedere perché non abbiamo collegato nessuna chiave API. Per collegare le chiavi API bisogna smanettare direttamente all'interno del file Python. E ovviamente poi se volete inserire le vostre API vi consiglio di seguire la guida direttamente del GitHub Darkside. Oltre al nostro menu a tendina, come potete vedere abbiamo il photo search. Il photo search non è altro che, caricando una foto, ci fa il reverse image, quindi ci estrapola i dati di quella foto. Bene, quindi ora facendo un test andiamo nel campo username, come target ci mettiamo admin, clicchiamo start scan now e lui inizierà la sua analisi. Bene, e come potete vedere abbiamo la connessione che è stabilita. È iniziata quindi la sessione Tor, la sessione Tor è attiva, i moduli OSINT sono attivi. Ora noi abbiamo ricercato l'username admin, lo ritroviamo all'interno del nostro report, quindi se noi andiamo in report vi troverete il target admin, reputation score 15, questo è la reputation che ha se sei vulnerabile, quindi ha un reputation da 0 a 20. Vuol dire che il target admin è vulnerabile 15, molto alto, ed effettivamente admin si trova nel 98% dei router, firewall e infrastrutture di piccole e grosse aziende. Cliccando su View Full Reports abbiamo la nostra investigazione e come potete vedere ha trovato qualcosa su Reddit, qualcosa su Instagram e qualcosa su Facebook riferito a admin. Questo report, oltre a trovarcelo all'interno del motore grafico, lo troviamo anche all'interno della nostra cartella. Andiamo in Intel Trace, andiamo sulla voce report e come potete vedere abbiamo il JSON e il PDF. Se noi apriamo il PDF non vi dà un PDF di n pagine, perché nel PDF lui sintetizza molto e ci dice che il KCD in cui tu stai lavorando è con questo numero, il target in questo caso sulla dicitura username e admin, e poi le piattaforme. GitHub esiste, reputation score, quindi quanto questo account è potenzialmente vulnerabile, 15, e il social height 3. Bene, questo vuol dire che ha trovato 3 username per questi 3 social network. Bene ragazzi, ora per i ricercatori OSINT o chi è comunque del settore, se non conoscevate questo tool vi dico solamente una cosa, che quello che vale nella ricerca OSINT non è l'username, non è la ricerca su IP address eccetera, ma è il KCD. Questo numerino non è altro che un identificativo per la persona che tu stai ricercando. Bene, ora una volta effettuata la scansione andiamo sulla nostra dashboard e come potete vedere abbiamo total casi 1, quindi quante volte noi abbiamo scansionato in base ai nostri target, e poi quante volte abbiamo scansionato la dicitura username. Bene ragazzi, e ora prima di chiudere ovviamente ci tengo a precisare che non potevo far vedere comunque tante cose, considerando che non ho neanche configurato le chiavi API. Se vi volete approcciare a questo tool vi consiglio di configurare le chiavi API e poi provare sulla vostra pelle, sempre però mi raccomando rimanendo nell'etica. E quindi voglio mostrarvi come si lancia davvero questo bel framework, perché molti usano solo la GUI, mentre invece c'è anche il terminale old school. Bene ragazzi, stavo per fare un errore perché effettivamente non ero all'interno del mio ambiente virtuale, per cui quindi non mi stava aprendo l'interfaccia main. Bene, ora all'interno del nostro ambiente virtuale ci scriviamo python3 main.py, diamo un invio e come potete vedere abbiamo il banner di Intel Trace. E la cosa positiva di questo terminale
e che vi dà i report in tempo reale, senza che ci spostiamo all'interno della GUI nella voce report oppure andare direttamente nella cartella di Intel Trace e cercare i nostri report. Come funziona? Molto semplice, come un classico tool di Kali. Ricerchiamo un username, quindi diamo la voce 4, ci mettiamo all'interno l'username, quindi ci mettiamo Corsix. Qua ci dice di mettere un nome opzionale, ci mettiamo Gino, diamo un invio e lui farà la sua scansione. E come potete vedere, ragazzi, ha trovato in tempo reale, quindi direttamente i nostri report, e ci ha trovato i nostri GitHub, Reddit, Instagram e Facebook. Bene, non vi preoccupate che questo non sono io. Quindi sappiamo però che questo username, che si chiama Corsix, quindi un mio omonimo, ha una reputazione pari a 20. Quindi è al 100% vulnerabile. Poi, se vogliamo stampare i nostri report, il full report è salvato all'interno della nostra cartella in JSON. E quindi, se questo viaggio nel mondo dell'OSINT vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E ricordate che non servono supercomputer per fare intelligence di alto livello, serve il metodo. Ma, soprattutto, gli strumenti che vi ho mostrato sono potenti e nelle mani sbagliate diventano pericolosi. La cyber security non è un gioco, l'OSINT stesso non è un gioco, è una responsabilità. Quindi, come diciamo sempre, ormai lo sapete, restate sicuri, restate etici e restate invisibili.